Un mio amico mi ha prestato questa. Quindi oggi andiamo a fare un bel confronto con la FM9, così sentiamo e vediamo tutte le differenze che hanno portato 8 anni di sviluppo in casa Fractal. E quindi iniziamo parlando intanto delle differenze hardware. La X8 è sicuramente più limitata a livello di connessioni, infatti troviamo soltanto 2 ingressi e 2 uscite, a differenza della FM9 che ne ha 3 e 3. Non funziona da interfaccia audio USB, non ha l'ingresso digitale SPDIF ma ha soltanto l'uscita. A livello di processore è decisamente meno potente dell'FM9. All'interno dei preset si può usare solo un amplificatore anziché due come la FM9 e per tutti questi motivi probabilmente sarebbe più equo paragonarla alla FM3 piuttosto che alla FM9. Infatti il numero di entrate e uscite è praticamente uguale a quello dell'FM3 e anche il processore è simile, praticamente è la versione un po' più vecchia di quello che troviamo sull'FM3 e quindi la potenza di calcolo nuda e cruda è circa un 20% di meno rispetto a quello dell'FM3 non turbo. Un'altra grossa differenza con la generazione attuale poi è sicuramente l'interfaccia. Anche quella attuale riceve sicuramente molte critiche perché non è esattamente al passo coi tempi e non è sicuramente la più intuitiva tra le interfacce dei modeler, ma rispetto alla vecchia generazione, alla X8, c'è sicuramente stato un grosso salto in avanti perché usare la X8 dai suoi controlli è quasi un incubo. Per raggiungere certe impostazioni c'è da fare davvero tante pressioni di tasti, poi anche il display è quello schermo verde molto vintage che ha il vantaggio di essere ben leggibile in situazioni di live magari con molte luci puntate o sotto la luce del sole, però le informazioni presenti nel display non sono tantissime. Ad esempio non si può dare un nome alle scene come siamo abituati ormai a fare su FM9. Ha di buono il fatto di avere queste 8 manopole che controllano direttamente i parametri principali degli amplificatori, ma devo dire che le performance page sulla nuova generazione, anche se sono di meno come numero, coprono le stesse funzioni e possono fare molto di più rispetto a queste 8 manopole che invece hanno una funzione fissa e appunto possiamo programmarle come vogliamo sia globalmente che per preset, quindi abbiamo molta più libertà di scelta su ciò che vogliamo controllare. Anche a livello di switch non c'è la stessa versatilità di controllo delle generazioni nuove. Intanto non abbiamo i display sopra gli switch che ci dicono cosa controllano. In compenso però la schermata principale indica che funzione è assegnata a quegli switch. Nonostante sia più limitata però resta comunque abbastanza versatile, infatti la configurazione degli switch viene memorizzata per ogni preset. Non abbiamo i layout diversi che possiamo richiamare, ma soltanto uno per preset, o in alternativa possiamo rendere alcuni switch globali e quindi questi avranno sempre la stessa funzione a prescindere da quale preset stiamo utilizzando. Per certi versi è un po' più intuitivo da capire questo sistema rispetto a quello più complesso dei layout che troviamo su FM9, FM3 e AxeFX3, ma sicuramente non consente tutte le personalizzazioni che possiamo avere appunto su questi modelli più recenti. Uno dei vantaggi di questo hardware però secondo me era le dimensioni che nonostante siano molto compatte perché è decisamente più corta rispetto a FM9 e poco più larga rispetto a FM3, il rapporto dimensioni switch è sicuramente molto più vantaggioso rispetto alla generazione attuale. Infatti in appena 40 centimetri e poco più di larghezza troviamo ben 11 switch, sicuramente un po' a causa della presenza dei display sopra gli switch che ovviamente occupano spazio, quindi per forza di cose magari sono stati costretti a diminuirne il numero e forse anche per contenere i costi e in parte forse per il fatto che comunque FM3 ed FM9 sono leggermente meno
meno profonde e quindi c'è meno spazio in verticale, diciamo. Per quanto mi riguarda, io personalmente trovo che questo formato di pedaliera sia quello perfetto per me, perché appunto nonostante sia molto compatto, riesce ad offrire tanta controllabilità e mi auguro che per la prossima generazione Fractal prenda in considerazione di tornare a questo formato, che poi è un po' quello che ha fatto Line 6 con la Helix Stadium non XL, che ha praticamente le stesse dimensioni della AX8. Ma a questo punto andiamo a vedere anche le differenze lato software. Come vedete, intanto abbiamo una griglia ridotta rispetto ad FM9, infatti questa è 4x12, è appunto praticamente uguale ad FM3, con la differenza però che non abbiamo i blocchi input e output che si assegnano direttamente sulla griglia, ma li troviamo appunto qui all'inizio e alla fine fissi. Questo rispetto a FM3 ha il vantaggio di poter creare delle catene più lunghe, perché in quel caso dobbiamo inserire i due blocchi input e output in griglia, quindi ci rubano due posti e possiamo quindi usare soltanto altri 10 blocchi oltre a quelli, mentre qua, essendo fissi, possiamo mettere in catena 12 blocchi. Ma in realtà questo poi non è un vantaggio reale. Primo perché la CPU comunque è un po' meno potente rispetto a FM3, specialmente rispetto al turbo. Secondo perché qua poi non abbiamo i blocchi feedback send e return e quindi non possiamo allungarla su un'altra fila. In sostanza su FM3, escludendo i blocchi input output send e return, ci restano ben 20 blocchi da poter mettere in serie. Qua invece siamo limitati a 12. Un altro limite poi è il numero di canali, che qui ancora non si chiamavano canali ma semplicemente XY, quindi per ogni blocco ne abbiamo soltanto due impostazioni diverse richiamabili con ogni scena, mentre come sapete sulle nuove generazioni sono 4 canali e addirittura 6 per alcuni blocchi, quindi si può fare molto di più all'interno dello stesso preset. Ovviamente troviamo anche un po' meno modelli di amplificatori, che in questo caso sono 263, mentre sulla nuova generazione siamo arrivati a 331, quindi già abbiamo ben 58 canali di amplificatori in più rispetto alla vecchia generazione. Questo vale anche ovviamente per molti effetti, dopo magari andremo a scoprire anche quali di preciso, ma rimanendo sul software, sulla nuova generazione abbiamo anche la possibilità di controllare quasi tutti i parametri delle varie impostazioni globali. Troviamo anche molte più impostazioni rispetto alla vecchia generazione. Possiamo visualizzare i view meter delle uscite e tante altre cose in tempo reale, cosa che nella vecchia generazione non era possibile fare, almeno dall'editor. L'unica cosa che era visibile era appunto la schermata dei view meter sul display della pedaliera, il che non era ovviamente proprio comodissimo, magari mentre si stanno aggiustando i preset dall'editor, anche perché ogni volta che fate un cambiamento il display dello schermo cambia schermata e se ne va sull'effetto che state editando, insomma diventa veramente un casino. Sicuramente è molto più comodo poterli avere qua sullo schermo del computer e tenerli sempre d'occhio. E questo non vale soltanto per i view meter, ma anche ad esempio per il gain reduction meter del compressore, che su AX8 non esiste completamente, mentre sulla nuova generazione abbiamo la possibilità di vedere appunto da questo grafico di quanti decibel stiamo comprimendo e anche di avere questo grafico che ci mostra appunto il rapporto di compressione, il Ni e via dicendo. Stessa cosa poi anche per l'allineamento delle IR, dove qua abbiamo questo bel grafico che ci consente di allineare con precisione i picchi dell'IR, mentre su AX8 dobbiamo andare per forza di cose ad orecchio, perché abbiamo sì i parametri delay per ognuna delle due IR, ma appunto non abbiamo alcuna visualizzazione. Ma veniamo alla parte che probabilmente interessa di più. Come suona questa X8? Ci sono delle differenze percepibili con la nuova generazione? Andiamo a scoprirlo subito e lo faremo intanto andando a fare un confronto diretto con lo stesso modello di amplificatore con i valori di default, cioè quello che succede appunto semplicemente scegliendo un modello di amplificatore dalla lista.
senza toccare nient'altro. Ovviamente ho caricato la stessa IR su entrambe le macchine in modo da fare un confronto equo. Ho già verificato che le due IR suonano in modo identico e ci mancherebbe altro, quindi tutte le differenze che sentirete saranno imputabili solo e soltanto alla differente simulazione di amplificatore. E per rendere il confronto ancora più equo registrerò una DI e farò il reamp attraverso entrambe le macchine, così che non ci siano differenze nemmeno in cosa sto suonando sulla chitarra. Quindi cosa ne pensate di questo confronto? Sentite differenze? Io le sento decisamente. Magari non sono evidentissime ascoltando in terza persona, ma mentre si suona sono differenze davvero notevoli, perché l'X8 reagisce in modo completamente diverso alla dinamica, al modo di suonare. La sensazione che mi dà è che tutto suoni più piatto, diciamo così, cioè quando suono con l'FM9 ho quella sensazione
piacevole che basti quasi sfiorare le corde per sentire quel bel suono pieno e ricco di armoniche. Mentre con la X8 tendo a plettrare più forte, magari proprio per compensare questa mancanza di profondità, di tridimensionalità del suono. Cioè, dà la sensazione proprio che l'amplificatore, o meglio la simulazione in questo caso, sia meno reattiva a ciò che si sta suonando. E questo secondo me comunque si sente anche ascoltandole in terza persona queste registrazioni, specialmente ad esempio quando ci sono palm mute o comunque anche note singole che magari enfatizzano appunto queste basse frequenze, questa bella botta, diciamo così, che esce a seconda di come si colpiscono le corde sull'FM9, mentre su AX8 si fa fatica a fare uscire. E infatti uno dei ricordi che ho di quando ce l'avevo circa 7 anni fa, prima di prendere l'XFX 3, era proprio che ogni volta per riuscire ad ottenere un suono che reagisse appunto in modo più, tra virgolette, realistico alla dinamica, c'era da andare ad intervenire su diversi parametri avanzati, come ad esempio Dynamic Depth o Dynamic Presence. Insomma, bisognava un po' andare a tarare la simulazione dell'amplificatore per farla rendere al meglio. Mentre con la generazione attuale praticamente non c'è alcun bisogno di fare niente di tutto ciò, cioè già carichiamo un amplificatore, regoliamo i controlli come vogliamo ed il suono è già veramente molto realistico e molto piacevole, soprattutto da sentire e da suonare. Oltre a questa differenza di dinamica, infatti, la X8 ha sempre delle alte, a mio avviso, più stridule, più acide, più fastidiose, tra virgolette, mentre sulla FM9 sono molto più dolci e piacevoli. Comunque, a questo punto direi anche di andare a sentire le differenze su alcuni effetti, perché anche qua ci sono stati, a mio avviso, notevoli miglioramenti e anche ampliamenti dei vari effetti disponibili. E partiamo dal riverbero. Ho messo la X8 nel loop effetti della FM9, così posso switchare tra i due semplicemente cambiando scena. Lo vedete da qua. Ovviamente nel riverbero sono andato a scegliere lo stesso modello, la stessa tipologia di effetto su entrambe le macchine, in questo caso London Plate. Come scelta di qualità sulla X8 siamo un po' limitati perché abbiamo soltanto queste due opzioni, normal e high, mentre su FM9 abbiamo anche impostazioni economy, che presumo sia un po' meno pesante della normal che troviamo su X8, e poi ultra high, che invece è una qualità ancora maggiore rispetto a quella che troviamo su AX8. Per cercare di rendere il confronto un po' più equo andrò a settare anche su FM9 la modalità high, ma ciò non significa che suoneranno uguali. Infatti sentite che le differenze comunque ci sono e sono abbastanza nette. Partiamo con FM9. Andiamo a provare anche un tipo di riverbero un po' più lungo. Altra differenza è anche nel numero di tipologie disponibili. Su FM9 siamo a quota 79, su X8 43, quindi quasi il doppio. Infatti mancano comunque tante tipologie aggiunte di recente che usano anche il pitch shifting all'interno del blocco riverbero che troviamo su FM9, cosa che su AX8 non è presente, e quindi appunto mancano tutte quelle tipologie shimmer, tra virgolette. Comunque proviamo questo cavern.
Sentite che l'X8 è decisamente meno ricco, è in parte il riverbero, in parte comunque anche l'amplificatore. Diciamo che sulla X8 il suono dell'ampli cambia di meno in base alla dinamica rispetto ad FM9, dove se appunto pizzico le corde molto piano si sente quel suono bello dolce e rotondo, mentre su X8 resta comunque molto ricco di alte frequenze, appunto è quella piattezza di cui parlavo prima. E la differenza aumenta ancora di più se vado a settarlo su ultra high. Passando al blocco drive, anche qua troviamo una scelta decisamente più ampia su FM9. Siamo a quota 86 drive diversi, su X8 invece la lista è questa, sono 38 modelli di drive, anche qui circa quindi la metà. Sulla FM9 troviamo comunque varie tipologie adesso di alcuni drive, mi viene in mente ad esempio il Big Muff, che su X8 ce n'era soltanto una tipologia basata non si sa di preciso su quale versione del Big Muff, invece su FM9 adesso troviamo quella stessa tipologia vecchia anche se aggiornata, e in più poi il Big Muff versione per basso, il Ramsed, il Russian, il Triangle, e stessa cosa poi anche per i vari Tube Screamer e derivati. Insomma, sicuramente c'è una scelta molto più ampia. Un'altra differenza sostanziale è che in molti effetti della X8 i controlli sono generici e non rispecchiano il modello di drive selezionato. Infatti vedete qua seleziono anche il Tube Driver 4 knob, che dovrebbe avere controlli di drive, volume, bassi e alti, invece la schermata che ci si presenta davanti è sempre la stessa, mentre sulla FM9 i controlli nella prima pagina rispecchiano appunto quelli del pedale reale, e infatti qua nel caso del Tube Driver 4 knob troviamo appunto i controlli che troviamo sul pedale vero. Andiamo a sentirlo pure. Qua devo dire che non differiscono così tanto. Sentiamo anche appunto il Big Muff di cui parlavamo prima.
In questo caso la differenza è sicuramente più evidente. Anche qui, rispetto alla simulazione della X8, sento delle alte un po' più dolci. È un comportamento dinamico un po' più vario rispetto alla X8. Anche perché questo modello, anche se è lo stesso, in realtà è stato aggiornato diverse volte sulla nuova generazione e adesso infatti consente anche di andare a scegliere il tipo di diodi, c'è appunto una simulazione vera e propria del clipping dei diodi, mentre sulla vecchia generazione questa cosa non c'era. Tanti piccoli passi avanti che nell'arco di 8 anni si sono accumulati. È un po' lo stesso discorso già fatto, poi vale un po' per tutti gli effetti. Ad esempio, prendiamo il flanger, qua troviamo sostanzialmente solo 8 tipologie diverse, molto generiche, quindi non abbiamo simulazione di pedali veri e propri, analog, digital, pop, stereo jet, true zero e così via, mentre sull'FM9 abbiamo ben 31 tipologie diverse, quindi siamo quasi al quadruplo dei modelli disponibili, soprattutto perché sono appunto presenti le simulazioni di diversi pedali famosi e storici. Abbiamo l'Electric Mistress, il Boss BF2, l'Ada Flanger, insomma, appunto troviamo una scelta molto ampia e anche molto fedele ai pedali reali, perché ho avuto modo di confrontarli appunto con alcuni che avevo io qualche anno fa e suonano veramente, non dico identici, ma molto molto vicini alla controparte reale. Andarli a simulare sulla X8 probabilmente ci si avvicinava con i controlli avanzati disponibili, però non si riusciva mai ad ottenere esattamente quel suono. Poi stessa cosa ovviamente vale anche per i delay, anche qua troviamo un po' di modelli in più rispetto alla X8, qua sono 29, su AX8 invece sono a occhio e croce meno di 20 e comunque anche lo stesso modello non suona esattamente uguale, sicuramente è stato rifinito nella nuova generazione. Il mio amico sulla X8 aveva ancora alcuni preset che io avevo passato io quando insomma suonavamo assieme al tributo dei Pink Floyd e devo dire che nonostante comunque le limitazioni suonano ancora abbastanza bene. Questi preset fra qualche giorno sistemo qualcosina e li caricherò pure sul mio sito gratuitamente, quindi tenete d'occhio il sito o i post sul mio canale YouTube perché appena saranno disponibili, insomma, potrete scaricarli per chi ha ancora AX8, potrebbero tornare utili. Vi faccio sentire qualcosina, giusto per...
E insomma, sicuramente potremmo stare ore qua a confrontare ogni singolo blocco, ogni singolo effetto, ma probabilmente non ne vale la pena. Le differenze ci sono in quasi tutti i blocchi, perché considerate che la X8 corrisponde all'incirca come sviluppo al primo firmware dell'XFX 3. Siamo arrivati al 32.03 al momento. Immaginate, insomma, nel giro di 8 anni quanta roba hanno potuto aggiungere e migliorare in casa Fractal, considerando anche il ritmo con cui portano avanti il loro sviluppo. Ero curioso di fare questo confronto perché comunque quando si parla di queste cose a volte ci sono quelli che dicono ma sì, in realtà Fractal aggiorna continuamente ma poi nella sostanza cambia poco, le differenze degli aggiornamenti non si sentono di qua e di là. Magari è vero che da un firmware all'altro a volte è difficile percepire le differenze sonore, ma se facciamo un salto così praticamente di 32 versioni del firmware in un colpo solo, sentite che le differenze sono veramente notevoli. C'è ancora margine di miglioramento, significa che questo avverrà anche con la nuova generazione quando uscirà. Questo non posso dirvelo in anticipo, ma probabilmente man mano che le simulazioni diventano sempre più accurate, ovviamente poi la differenza comincia ad assottigliarsi sempre di più. Di sicuro ormai siamo arrivati ad un livello in cui è difficile davvero distinguere una simulazione dall'amplificatore vero. Quello dove sicuramente c'è ancora tanto margine di sviluppo è nella simulazione degli effetti, perché comunque anche se sono stati fatti tanti passi in avanti, magari ad esempio la scelta del blocco drive è ancora un po' limitata rispetto alla varietà di pedali presenti in commercio e quindi a differenza magari degli amplificatori dove abbiamo 300 e passa modelli, probabilmente quei circa 80 presenti al momento non bastano per coprire tutto il range di suoni disponibili dai pedali analogici. Insomma, per farvi un esempio, ancora non abbiamo una simulazione di un Fuzz Factory o di altri pedali più esoterici, anche se poi c'è anche da dire che molti dei pedali presenti sul mercato molto spesso sono semplici rivisitazioni di pedali storici già esistenti con qualche piccola modifica, ma d'altro canto invece ci sono anche tanti design originali e innovativi per certi versi che sono diventati popolari negli ultimi anni, che sicuramente insomma avere una simulazione di quei pedali farebbe comodo. Stessa cosa poi magari anche per gli effetti di ambiente, delay e riverbero. Non sarebbe male avere magari delle simulazioni vere e proprie dell'intero circuito, che ne so, di uno Space Echo, di un Binson Echo Rec, anche se già si possono ottenere quei suoni e quelle funzionalità all'incirca usando magari il blocco multi-delay, però manca comunque la simulazione della circuitazione analogica di quelle apparecchiature che sicuramente contribuisce al loro suono caratteristico e replicarlo al momento dentro un modeler è abbastanza difficile, quindi quella è un'altra area dove ancora c'è margine di sviluppo. Qualcuno si chiederà anche magari se ha senso comprare oggi una X8 rispetto a macchine più recenti e più moderne. Io direi dipende, nel senso che se parliamo di suono degli amplificatori nudi e crudi, probabilmente per la stessa cifra che vale oggi una X8 trovate di meglio. Mi viene in mente ad esempio un Tonex, un qualsiasi altro pedale che carica profili NAM. Con quelli probabilmente si riesce ad ottenere un suono di amplificatore un po' più realistico rispetto a quello che si può ottenere con AX8, anche se non lo so, forse parlare di realismo è sbagliato perché comunque anche quelle di AX8 sono delle ottime simulazioni, però come dicevo prima, sentendole adesso a distanza di 8 anni da quando ce l'ho avuto l'ultima volta e confrontandolo con le simulazioni odierne, alcune mancanze sicuramente si sentono, soprattutto lato feel e lato reazione della simulazione alla dinamica. Magari solo per quel motivo non so se sceglierei X8. D'altro canto però per quella cifra, cioè
oggi si parla di circa 500-600 euro per la X8, trovare una macchina così completa e con tanti effetti e amplificatori ben suonanti non è facile. Cioè, al momento secondo me non c'è niente neanche lontanamente paragonabile alla versatilità e anche alla qualità degli effetti contenuti in AX8. Su quella cifra magari trovate delle pedaliere cinesi che su tanti effetti spesso lasciano a desiderare, anche se magari hanno dei suoni di amplificatori usabili. Poi che ne so, magari mettete un Phase 90 e non ci assomiglia nemmeno lontanamente al Phase 90 vero. Con la X8 trovate alcuni modelli comunque già ben suonanti e vicini alla controparte reale, e comunque dove non trovate il modello specifico, con tutti i controlli avanzati all'interno dei blocchi potete fare in modo di farcelo assomigliare il più possibile. E comunque, anche se non avete l'intenzione di copiare un suono specifico, gli effetti suonano bene, c'è poco da dire. Anche il riverbero magari non avrà la stessa ricchezza degli algoritmi attuali, però è un riverbero che in genere in macchine economiche non trovate assolutamente. Quindi insomma c'è da valutare un po' le vostre esigenze. Poi si sente anche la mancanza di alcune funzionalità che al giorno d'oggi sono praticamente standard anche su macchine molto economiche. La possibilità di usarla come scheda audio, ad esempio, ma magari se avete intenzione di usarla come semplice macchina live, di quello può anche fregarvene poco. Valutate voi, se trovate magari un'occasione a un prezzo stracciato di questa pedaliera, può valerne la pena magari tenerla come backup o anche come rig principale, perché no? Per me è stato un bel tuffo nel passato, perché anche se non ce l'ho più ormai da anni, la X8 è stata la macchina, il modeler con cui ho suonato di più dal vivo fuori, e questa pedaliera mi ha dato comunque tante soddisfazioni, per cui insomma ero anche curioso di risentirla e di rinfrescare un po' la memoria che avevo di questo dispositivo, alla luce anche degli sviluppi attuali di questa tecnologia. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like. Con questo vi do un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Presto arriveranno tante altre cose interessanti. Ciao!